Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Malpensa, direzione Cairo e poi Sharm el Sheikh. Il motivo per cui sto andando a Sharm è che sono stato selezionato per partecipare al World Youth Forum. 5.000 persone in tutto il mondo sono state prese per passare una settimana a Sharm e assistere a delle conferenze. Dall'ultima clip che avete visto è passato un po' di tempo perché oggi è stata una giornata abbastanza lunga. Abbiamo fatto dall'1:30 fino alle 6:15 il volo da Malpensa al Cairo. Poi siamo stati fermi 4 ore al Cairo, in cui abbiamo potuto usufruire della lounge messa a disposizione proprio per questo evento, e poi tra un ritardo e l'altro abbiamo fatto anche un'ora di volo tra il Cairo e Sharm. Abbiamo aspettato per i bagagli, quindi è stata anche qui una cosa abbastanza lunga, trasferimento dall'aeroporto fino all'hotel tutto compreso. Quindi adesso l'unica cosa che ci manca da fare è dormire finalmente, perché domani ci aspetta un'altra bella giornata. Ciao! Ciao ragazzi, sono le 7:30, mi sono appena svegliato dopo circa 5 ore di sonno e adesso l'idea sarebbe quella di uscire un po' e andare verso la piscina e il mare, vedere un po', girare un po' il resort, ecco. Volevo portarvi sul terrazzo, peccato che ho cercato di aprire il terrazzo, mi è rimasta in mano la chiave. È spezzata la chiave, non posso più uscire sul terrazzo delle vacanze. Vabbè. Direi che appena sveglio la prima cosa da fare era un bagno nel mare, ancora prima di fare colazione. Purtroppo oggi c'era un po' di vento, quindi il mare era mosso, non si riusciva a nuotare benissimo e soprattutto non c'erano troppi pesci. E comunque sono appena le 9:15 e ci sono già 29 gradi, quindi top. Quindi siamo tornati dalla spiaggia. Abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto conoscenza con un paio di ragazzi giù in reception ed ora direi che, visto che siamo in hotel, che soggiorno sarebbe se non vi facessi vedere un room tour. Quindi iniziamo. Ok, chiaramente iniziamo dall'entrata. Abbiamo il bagno con il vetro, bidet e tutto quanto, una doccia gigante, 2 letti matrimoniali, tutta la credenza con tè, caffè, zucchero e latte in polvere e anche il bollitore. Caffè che tra l'altro mi sono appena fatto. Televisore, poltrona, tavolino, super vista dal terrazzo, che però non vi posso fare vedere per i motivi che vi ho già detto, cioè che mi si è rotta la chiave. Ho appena fatto conoscenza con un ragazzo del Ghana, una ragazza egiziana e un ragazzo della Gran Bretagna. Adesso l'idea è quella di andare verso Nama Bay, quindi il centro di Sharm, per pranzare, visto che il pranzo non è compreso. Adesso da Nama Bay abbiamo preso un pulmino tipo taxi che ci ha portato nella zona di Old Market, che è la parte della città vecchia. Sono tornato adesso in hotel dopo il giro di oggi ed è stato veramente molto interessante perché abbiamo incontrato diverse persone, principalmente egiziani. Ci hanno raccontato di come il turismo e la società da loro sia cambiata negli ultimi anni, con poche visite da parte degli europei, soprattutto gli italiani, come in realtà loro vogliono solamente la pace. Quindi è stato veramente molto bello. Abbiamo incontrato un sacco di gente tutta molto carina e gentile, e quindi direi che il pomeriggio è super approvato. Ora mi riposo un po' qua sul letto e poi
direi che andiamo a cena. Day 3. Ciao ragazzi, mi sono appena svegliato. L'idea oggi sarebbe quella di scendere a fare colazione e poi andare subito a fare il bagno, visto che alle 2 parte il pullman per andare verso il luogo dove si svolgerà la cerimonia d'apertura del forum. Sono ritornato dalla spiaggia, ho fatto la doccia, mi sono sdraiato un po' sul letto e adesso sono pronto per scendere nella hall dell'hotel perché abbiamo il pullman fra una mezz'oretta per andare sul luogo dove si terrà la cerimonia di apertura del forum. Oggi il dress code è elegante, quindi sono in camicia. الحلم بيلمع بعيونهم مو فرقة للونهم ولا دينهم بس قابلين كل اختلافاتهم عايشين مع بعض حكينا Sono tornato in hotel, abbiamo mangiato e oggi purtroppo ho ripreso poco perché siamo stati tutto il giorno alla cerimonia di inaugurazione e prima al pranzo che è stato offerto dagli organizzatori. Adesso andiamo a dormire e domani ci svegliamo abbastanza presto cercando di andare al mare al mattino e poi alle 10 ricominciano tutte le attività e tutte le conferenze al forum, quindi ci vediamo domani. Questa mattina mi sono alzato presto verso le 7:30 e sono andato a fare un bagno nel mare. Ho visto un sacco di bei pesci, ma purtroppo non ho portato la GoPro, o meglio, ho portato la GoPro ma senza micro SD. Il forum è organizzato con diverse conferenze che si svolgono in contemporanea, tutte con argomenti differenti. Ognuno può scegliere la conferenza che vuole seguire in base alle proprie preferenze. Tutte le conferenze comunque si trovano nella stessa struttura, perciò è possibile raggiungerle facilmente. Il trasporto dall'hotel al luogo dove si tengono le conferenze è inoltre garantito da un servizio navetta che viene svolto tutto il giorno, gratuitamente. Oggi ho assistito a 2 conferenze, 3 anzi. Una riguardante il ruolo che possono avere i politici nella pace del mondo, una riguardante invece l'intelligenza artificiale e le nuove opportunità di lavoro che può creare, e l'ultima riguardante gli e-sports e su come possono essere o meno considerati dei veri e propri sport. Adesso torniamo in hotel, sono quasi le 5, ci sistemiamo un po' e poi andiamo a cena. Ciao ragazzi, siamo arrivati al penultimo giorno. Questa mattina mi sono svegliato un po' più tardi del solito perché ieri sera siamo usciti e siamo andati al Fascia Café e questa mattina sono andato insieme a Victor, il mio amico che ho conosciuto qua del Ghana, al mare a fare un po' di snorkeling. Poi siamo andati nelle piscine per utilizzare un po' anche quelle, visto che non ci eravamo mai andati, e sullo scivolo. Adesso doccia super veloce e andiamo a fare pranzo nella zona dove ci sono le conferenze, visto che ce l'abbiamo compreso, e oggi pomeriggio vediamo se troviamo qualcosa di interessante da fare lì o se tornare in hotel. Questa sera dopo la conferenza siamo ritornati qua in hotel e abbiamo cenato. Sono poi rimasto tutta la sera in camera perché il programma di domani è svegliarsi verso le 6, 6:30 per andare ad Hub,
che è una cittadina qui a poco meno di un centinaio di chilometri da Sharm, per un'esperienza sui cammelli e un bagno nel Blue Wall. Speriamo di riuscire a organizzarla perché domani è la giornata conclusiva, l'ultimo giorno che sono qua a Sharm, ed sarebbe anche la giornata in cui c'è la cerimonia di chiusura alla sera, quindi bisogna cercare di incastrare bene tutti i vari impegni. Questa mattina mi sono svegliato alle 6 per gli ultimi dettagli riguardanti la gita che facciamo oggi a Dahab. Ho ricevuto tutte le conferme, sono ritornato a letto e adesso sono le 7 e pochi minuti. Abbiamo appuntamento alle 7:30 con il ragazzo che passerà a prenderci e partiamo alla volta di Dahab con circa un'oretta e mezza di macchina. Siamo appena arrivati a Dahab, nella zona del Blue Wall, e adesso andiamo a fare snorkeling. Abbiamo finito di fare snorkeling nella Blue Wall, una delle zone più pericolose del mondo, con un'altezza di circa 120-130 metri. Abbiamo mangiato e adesso andiamo a fare il giro con i cammelli per poi riprendere l'auto e andare nel deserto. Okay. What do you think about it? Yeah, it's amazing. Yeah, amazing. And the water is very, very cold. My guy was serious. E dopo lo snorkeling e il giro sul cammello siamo venuti qui in quella che loro chiamano montagna, una sorta di deserto con un panorama spettacolare. Siamo appena ritornati in hotel, purtroppo stasera non riusciamo ad andare alla cerimonia d'apertura perché iniziava alle 7 e sono le 7 adesso, quindi non si può fare. Adesso ho preparato tutte le valigie e quindi fra poco vado a cenare e poi subito a letto perché domani mattina purtroppo alle 6 ho il volo che da Sharm arriva al Cairo, poi sto fermo un paio d'ore, 2 ore e mezza e poi dal Cairo ritorno a Malpensa. Quindi purtroppo anche questa avventura finisce qua. Ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!